Cui è un pronome relativo. Ciò significa che da un lato sostituisce un nome e dall'altro serve per mettere in relazione due frasi. Vediamo subito un esempio. Questo è l'aeroporto. Sono partita dall'aeroporto. Questo è l'aeroporto da cui sono partita. Nella frase che abbiamo appena visto, il pronome relativo cui sostituisce l'elemento comune alle due frasi, cioè la parola aeroporto. Cui è un pronome invariabile, può essere tradotto in inglese con which, whom o anche of which. Cui è spesso preceduto da una preposizione. Va bene al maschile e al femminile, sia al singolare che al plurale. Vediamo alcuni esempi. Possiamo dire: il ragazzo di cui ti ho parlato è italiano, la ragazza di cui ti ho parlato è italiana, i ragazzi di cui ti ho parlato sono italiani, le ragazze di cui ti ho parlato sono italiane. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cui è usato per sostituire un oggetto indiretto. Che significa? Vediamo alcuni esempi. Quello è l'amico di cui ti ho parlato. Il paese da cui provengo è piccolissimo. Se ricordi, quando abbiamo parlato di che in questo video, abbiamo detto che il pronome relativo che serve per sostituire un soggetto, come per esempio nella frase il ragazzo che parla, oppure un complemento oggetto, come ad esempio nella frase il ragazzo che vedi. Ebbene, nel caso di cui, invece, c'è un oggetto indiretto. Chiariamo la differenza tra oggetto diretto e oggetto indiretto con la frase mando una lettera a Lucia. Il complemento diretto si lega direttamente al verbo, cioè senza l'uso di una preposizione. Pertanto, una lettera è il complemento oggetto. Vedi che è direttamente legato al verbo? Invece il complemento indiretto si lega indirettamente al verbo, cioè per mezzo di una preposizione. In questo caso il complemento indiretto è a Lucia e infatti c'è la preposizione, in questo caso a. Ebbene, ora spero che sia chiaro e ricorda: quando c'è un complemento indiretto devi usare il pronome relativo cui. Vediamo alcuni esempi. Ecco la ragazza. Ho dato una lettera alla ragazza. Come vedi c'è la preposizione a, in questo caso c'è una preposizione articolata. La frase diventa: ecco la ragazza a cui ho dato una lettera. Seconda frase. Questo è l'albergo. Ho dormito nell'albergo. Anche qui c'è una preposizione articolata, la preposizione è in, pertanto la frase diventa: questo è l'albergo in cui ho dormito. Vediamo ancora alcuni esempi, questa volta con la traduzione in inglese. Questo è l'ufficio in cui dobbiamo trasferirci l'anno prossimo. This is the office which we have to move into next year. Sto lavorando sulla pratica di cui ti ho parlato ieri.
I am working on the file which I spoke to you about yesterday. Oggi quella signora a cui abbiamo mandato la fattura è venuta a pagare. Today, the lady to whom we sent the invoice came to pay. Ma lo sai quali sono i 10 elementi essenziali per imparare l'italiano? Se non li conosci, ti consiglio di scaricare questa guida gratuita. Troverai il link qui sotto nei commenti. Anche cui può essere sostituito da il quale, la quale, i quali e le quali. Ricorda che questi pronomi si usano soprattutto nella lingua scritta. Vediamo insieme alcuni esempi. Al maschile singolare possiamo dire il ragazzo del quale ti ho parlato è italiano. Al femminile, sempre singolare, la ragazza della quale ti ho parlato è italiana. Al plurale avremo i ragazzi dei quali ti ho parlato sono italiani e le ragazze delle quali ti ho parlato sono italiane. A questo punto può essere che ci sia un po' di confusione, ovvero che tu non sappia molto bene quando usare che e quando usare cui. Vediamo insieme una tabella riassuntiva che ti aiuterà a non commettere errori. Come vedi, che è invariabile e si usa sempre senza preposizione. Cui, sempre invariabile, si usa invece con preposizione. In entrambi i casi, cioè sia quando usiamo che sia quando usiamo cui, possiamo optare per i pronomi il quale, la quale, i quali e le quali. In questo caso, ovviamente, dobbiamo fare attenzione al genere e al numero. A questo punto direi che sei pronto o pronta per mettere in pratica ciò che hai imparato oggi. Ti chiedo di scrivere qual è il pronome relativo corretto nelle frasi che vedremo adesso. Leggiamole insieme. Mario è un amico che oppure con cui esco spesso. La risposta di questa prima frase è con cui, perché si dice esco con un amico. Andiamo avanti con le seguenti frasi. Ecco il libro che, oppure di cui ti ho parlato. Roma è la città in cui o di cui sono nato. Sto leggendo un libro che, a cui mi piace molto. Quello è il ragazzo che, a cui piace Maria. L'italiano è una lingua che, per cui parlo bene. Quello è il ristorante che, in cui siamo stati ieri. La macchina che, con cui uso di solito, è rotta. Se ti fa piacere puoi scrivere le risposte qui sotto e ricorda che troverai la soluzione nella descrizione. E se sei arrivato o arrivata fin qui, ti chiedo di scrivere Corona qui sotto nei commenti. Oggi hai imparato come usare cui in italiano, ma forse quello che non sai è che cui può anche avere valore di pronome relativo possessivo, traduce cioè whose in italiano. Ebbene, ne parleremo in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.